partiremo da un limone e come prima attività che vi propongo, che è ripetibile tranquillamente a casa, faremo quella di produrre dell'energia elettrica sfruttando una reazione chimica. Per fare ciò abbiamo bisogno di alcuni limoni, io ne ho presi 3, in realtà esistono pile al limone, ma anche pile al dentifricio per esempio, tantissimi modelli di pile, però noi incominceremo a lavorare con questa. Le varianti ve le racconterò dopo. Per fare questa attività abbiamo bisogno di un tagliere, abbiamo bisogno di alcune monetine. Che monetine? Le monetine rivestite di rame, sono queste qua. Le vedete da 5 centesimi, 2 centesimi, 1 centesimo. Ci sono ancora in commercio e si possono tranquillamente utilizzare. Ne prendiamo 3-4, ci serviranno per la nostra attività e poi abbiamo bisogno di un altro metallo perché queste monetine sono monetine di rame, ma abbiamo bisogno anche di un altro metallo perché la reazione chimica chiamata di ossido-riduzione avviene tra i due metalli. I metalli in questione sono il rame e lo zinco. Questo è il primo esempio di pila Daniel, in realtà fatta in un sale, quindi un pochino differente rispetto a quella che faremo noi. Noi la faremo al limone prendendo sempre gli stessi elettrodi, uno di rame e uno di zinco. Per lo zinco in commercio non è facile trovarlo come metallo, si usa veramente poco e in alcuni contesti che non è di facile accesso, non perché è pericoloso ma perché è un metallo che viene utilizzato solo in alcuni settori produttivi, diciamo. Però sono sicuro di una cosa, che queste graffettine, le classiche graffettine permacarte che utilizziamo, ecco, queste sono rivestite di zinco, è sufficiente per far avviare una pila. Detto ciò, prendiamo i nostri limoni e con un tagliere e un coltello tagliamo in due i nostri limoni. Ognuno di questi viene definita una semicella. Guardate un po', tagliando 3 limoni, io ho a disposizione ben 6 semicelle. Questo esperimento potete farlo tranquillamente a casa. Cosa importantissima, dobbiamo tracciare su ogni semicella, quindi vedete mezzo limone va a formare una mia semicella. Volendo potreste anche ottimizzare il tutto tagliandoli in 2 e prendendo un quarto di limone come semicella. Facciamo 2 piccoli tagli a una distanza di quasi mezzo centimetro l'uno dall'altro. Perché facciamo questi tagli? Per poter inserire rispettivamente una monetina e una graffetta, alternando monetina e graffetta. Ripeto l'operazione per le altre semicelle rapidamente. Guardate, è veramente veloce come attività e potete farlo in casa senza nessun pericolo. Tranne il coltello, cercate di usarlo insomma con parsimonia, non prendetelo appuntito come l'ho preso io. Ecco, quindi inseriamo in ogni limone una monetina. Guardate un po', lo facciamo per tutti. Basterebbero anche 3 semicelle, non lo facciamo per più semicelle, quindi andiamo a prendere, guardate com'è succoso questo limone, stessa cosa facciamo qua, ok? Se c'è un taglietto è molto più semplice inserire la monetina, altrimenti dovete premere un pochino di più. Poi abbiamo bisogno di mettere anche le graffettine, rispettivamente le graffettine vanno qua. Sono anche comode perché potete collegare dei cavetti alle graffettine, guardate un po', se qua il taglietto non si ritrova lo rifacciamo, guardate, ripeto ancora l'operazione anche qua, quindi dovremmo far reagire che cosa? Il nostro metallo, i nostri 2 metalli all'interno di questa soluzione acida, sappiamo che nel limone è presente dell'acido citrico, per far avvenire una di quelle reazioni chiamate redox. Durante le reazioni redox non c'è altro che il passaggio di energia elettrica, quindi flusso di elettroni. Vediamo un attimino come collegare il tutto. Io mi sono procurato le morsette a coccodrillo, ma volendo ragazzi potreste prendere semplicemente, ribadisco, semplicemente dei cavetti. L'unica cosa, il vantaggio del coccodrillo che mi dà la possibilità in qualche modo di agganciare uno e l'altro senza bisogno di utilizzare adesivi o altri sistemi. Quindi guardate come sto alternando la graffetta, guardate un po', ok, alla moneta, moneta, graffetta, moneta, graffettina, stessa cosa qua, graffettina, monetina. Se non avete i morsetti a coccodrillo non preoccupatevi, il cavetto elettrico potete tranquillamente arrotolarlo, chi ve lo dà il cavetto elettrico se non ce l'avete in casa potete tranquillamente recuperare
un cavetto da un vecchio caricatore che non usate più, quante volte buttiamo via i caricatori che non ci servono, tagliamo il cavetto e lo utilizziamo, tanto non è un problema, stiamo lavorando veramente a bassissima tensione. Guardate qua e collego anche l'ultimo, quindi qui alla fine adesso ho un polo positivo e un polo negativo, guardate, vi dico subito che il polo positivo che trovate sulle pile e il polo negativo sono rispettivamente per questa reazione chimica l'elettrodo di rame, quindi la monetina di rame e l'elettrodo di zinco. Nella parte finale, ragazzi, ho preso due cavetti di colore differente, giusto per differenziare quello che è il polo positivo dal polo negativo, ok? Polo positivo noi indichiamo mettendo semplicemente il rosso, giusto per distinguerlo, e il polo negativo mettendo il nero. Il polo positivo corrisponde alla semicella del rame, quindi finisce con la monetina. Perché facciamo questo, ragazzi? Perché dopo vedrete che nella reazione chimica è fondamentale questo aspetto. Se voi prendete qualsiasi LED, che sono queste micro lampadine che si utilizzano anche per le luci di Natale, queste hanno un gambo più lungo e uno più corto, un filamento più lungo e uno più corto. Il filamento più lungo corrisponde al polo positivo, quindi è necessario per forza di cose collegare alla monetina, quindi attraverso questo cavetto, il polo positivo, ovviamente l'altro al polo negativo. Guardate come si accende, non so se notate, sul sfondo bianco della mia camicia si accende tranquillamente il mio LED. Quindi a questo punto noi abbiamo trasformato dell'energia chimica, una reazione chimica avvenuta tra due elettrodi, uno di rame e uno di zinco, all'interno di una soluzione acida, in questo caso l'acido citrico contenuto all'interno del limone, per far avvenire una reazione in cui c'è uno scambio di elettroni. Porta a quello che si chiama il flusso di elettroni, quindi la nostra corrente elettrica.